Devo dire che una bella fetta di ciambellotto ci sta bene. Non volevo fare il video, però purtroppo questa è la situazione. Ok ragazzi, oggi ci riproviamo. Andiamo il tempo. Perfetto, andiamo. Il drone c'è. Macchina pure. Ok ragazzi, adesso ci dirigiamo in un posto tranquillo dove poter far volare il drone e vi mostro tutto quello che c'è da fare prima del volo. La cintura, sempre. Ok, siamo arrivati. Questo qui è il posto, ma è abbastanza isolato, così voliamo in sicurezza. Perfetto, questo posto qua dovrebbe andare. Siamo abbastanza in piano per far partire il drone. Adesso vi mostro tutte le cose da fare prima del volo. Allora ragazzi, ecco qua il drone. La protezione del gimbal si è tolta da sola. Prendiamo una batteria. Vi consiglio ovviamente di caricarle sempre al 100%. Radiocomando. Allora ragazzi, la prima cosa da fare è ovviamente prendere il drone, inserire la batteria e montare le eliche. Andiamo a vedere come si fa. Come potete vedere, le eliche ce ne sono di due tipi che girano in senso orario e antiorario, e comunque non potete sbagliarvi perché tanto sono o dorate o argentate. Ok, in pratica non so se adesso si vede bene con la luce, ma qui ci sono delle lineette, queste qui, che ci indicano in pratica l'elica giusta da montare. In questo caso, anche se non so se si vede, questo è argentato, dorato, argentato, dorato. Ovviamente dovete applicare questo procedimento su tutti e quattro i motori. Allora, per montare l'elica è semplicissimo. Prima cosa da fare è in pratica prendere l'elica. Come vedete c'è qui una freccetta e ci sono questi due simboli, lucchetto chiuso, lucchetto aperto. Mettere su lucchetto aperto, ok. Dopo far corrispondere questa freccetta con la lineetta che sta sul drone, posizionare l'elica, spingere tutte e due le dita e poi girare la ghiera. Ok, l'elica è montata. Adesso basta che ripetete questo procedimento su tutti gli altri tre motori. Ok ragazzi, in pratica adesso la parte, diciamo, di montaggio è finita. Adesso andiamo a collegare il telecomando al drone, vi faccio vedere come, e siamo pronti a volare. Non so se mi sentite bene perché adesso sto registrando in pratica dall'audio della mia GoPro. In pratica bisogna fare questo: prendiamo il telecomando, apriamo le antenne in questo senso, apriamo questo che è lo slot per il telefono, infiliamo qui in questa pinza. Ok, perfetto, in questo modo qui. Allora, in pratica adesso per collegare il telefono al telecomando ci sono due metodi: o con una pennetta wifi che vi farò vedere, che vi ho già fatto vedere mi sa in qualche video precedente. Comunque se non ve l'ho fatta vedere ci sarà un video dedicato agli accessori di questo drone dove ve la mostrerò.
oppure si può collegare tramite cavo, che è la cosa che preferisco. Qui sotto ci sono varie prese, di cui una è USB. Collegate il cavo USB qui, e nel mio caso, visto che ho un S7 Edge, ho la presa micro USB, quindi lo collego al mio telefono, ok, in questo modo. Poi in pratica dobbiamo lanciare l'applicazione, eccola qui. Dopo ovviamente ci dice tutti i passi da eseguire per diciamo avviare il drone. Quindi dice turn 3C, quindi accendere il telecomando. Il telecomando si accende in questo modo, basta premere 2 volte il tasto accensione 1 e 2. Sentirete questo beep che vi indica che il telecomando è acceso. Poi accendere il drone. Il drone si accende così, 1 e 2 stessa cosa. Ok, sentite questo beep. Perfetto, quindi significa che il drone è acceso. Poi cliccate su next, selezionate USB connect perché stiamo usando il cavetto, ok, tethering USB. Adesso si avvia in pratica la procedura di calibrazione. Ok, adesso non so se vedete, in pratica qui ci sono 2 tasti, questo è il tasto d'accensione e questo qui è il tasto che invece ci indica se possiamo partire. Come vedete è rosso, questo per 2 motivi: o perché ci sono disturbi in pratica di segnale, o perché non abbiamo fatto calibrazione del compasso interno del drone. Vabbè, ovviamente siccome il video verrebbe troppo lungo, preferisco in pratica sia per la calibrazione della bussola sia per le modalità di volo automatiche di fare dei video separati, tanti mini video, almeno potete seguirli in modo più, diciamo, fluido tra virgolette. Quindi adesso vi mostrerò solamente il drone in aria, la sua stabilità e qualche ripresa dall'alto per farvi vedere la qualità delle riprese video. Di solito gli youtuber che fanno video di questi droni prendono, dicono compri il drone, monti l'elica, metti la batteria, la ricarichi, prendi e vai. Invece non è così. In pratica ci sono tanti passi da fare prima di far decollare il drone. Quindi intanto adesso in pratica, visto che come potete vedere dal telecomando c'è il pallino rosso qui a destra, questo mi indica che da qui non posso partire, quindi devo trovare una posizione da cui partire che non disturbi, diciamo, il segnale. Quindi prendiamo il drone e andiamo a cercare un punto dove partire. Ok, qui mi dice che posso partire. Per avviare i motori basta premere queste levette verso l'interno. Come vedete il drone si è avviato. Ok, poi tirate la levetta verso l'alto e si vola. Non sto toccando il telecomando, vedete quanto il drone sia in pratica quasi immobile. Calcolate che siamo a settembre, c'è anche un po' di vento, come potete vedere già dal mare, non so se si nota. Quindi questo drone penso sia un ottimo acquisto da fare per chi si vuole avvicinare a livello, diciamo, semi professionale a questo mondo. E niente, adesso vi mostro qualche ripresa che effettuerò e ci vediamo dopo per i saluti.
piaciuto vi invito come al solito a iscrivervi al mio canale, commentare e lasciare un like per me. Ciao, ci vediamo al prossimo video.